Oggi siamo in compagnia di Giordana Mastrosanti e Alessia Del Duca, che per Direnzo Regulatory Affairs si occupano di tracciabilità del farmaco e di pollini ottici, e insieme a loro cercheremo di fare chiarezza su questi aspetti della regolamentazione dei farmaci. La prima domanda è proprio cos'è la tracciabilità del farmaco? La tracciabilità del farmaco è un sistema volto al controllo delle confezioni dei medicinali immesse nel sistema distributivo italiano e consiste nella raccolta di informazioni in una banca dati centralizzata gestita dal Ministero della Salute. Questa banca dati viene alimentata da diversi attori della filiera: il sito di produzione che applica il bollino sulla confezione esterna del farmaco, il distributore grossista, il depositario e o il titolare EC. Questo flusso di informazioni viene gestito e controllato anche da diverse autorità italiane, quali l'Agenzia Italiana del Farmaco e le Forze dell'Ordine, specificatamente i NAS. Tutto questo, che serve per evitare possibili frodi ai danni del consumatore finale, quindi del cittadino, del sistema sanitario nazionale e dell'erario, e soprattutto consente di gestire l'approvvigionamento dei farmaci. Inoltre questo sistema è utile anche per implementare e per rafforzare il sistema nazionale di farmacovigilanza, oltre che sviluppare un sistema prescrittivo sempre più consono alle esigenze del consumatore. E i dati di tracciabilità come vengono trasmessi? I dati di tracciabilità vengono raccolti e inviati attraverso un file validato da una firma elettronica al Ministero della Salute mediante il portale web dedicato al settore. Si dividono in due categorie le informazioni: negli sfritti di produzione e nelle movimentazioni, e di tanto in tanto, e a dipendenza della situazione, anche del FAT, che corrisponde all'importo quindi economico, alla valorizzazione economica delle confezioni vendute alle strutture pubbliche assimilabili al sistema sanitario nazionale. Gli sfritti di produzione sono appunto i bollini che in fase di produzione vengono scartati. Le movimentazioni invece riguardano sia lo spostamento del farmaco dal produttore estero o dal distributore italiano al cliente finale, oppure a tutti quegli eventi che interessano in realtà anche il bollino, oltre che la confezione del medicinale stesso, e sono il furto, lo smarrimento e la distruzione. E che cos'è invece la serializzazione? La serializzazione sta alla tracciabilità come l'Europa sta all'Italia. Con questo termine si intende infatti il sistema che consente di tracciare il percorso del farmaco dal momento in cui viene prodotto fino al suo arrivo al consumatore finale. Dal 9 febbraio 2019 tutti i medicinali infatti recano sull'imballaggio esterno un numero di identificazione univoco del prodotto e un sigillo anti-manomissione. Al momento della dispensazione del prodotto, se il sigillo risulterà danneggiato o aperto, oppure se scansionando il codice apparirà un messaggio di diniego, esso non potrà essere consegnato al cliente. L'Italia, che come detto dispone già di un sistema di tracciabilità interno, gode di una deroga di 6 anni. Sono in corso le interlocuzioni fra i vari attori, tra cui il Ministero della Salute, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'AIFA, al fine di preservare le specificità che contraddistinguono in positivo il nostro sistema e di valutare la proposta di un eventuale rinvio per l'Italia del processo attuativo del regolamento. In particolare si è recentemente parlato di considerare l'ipotesi, formulata in un recente studio proprio dell'IPZS, di trovare delle soluzioni con un sistema definito ibrido, che, senza perdere il valore di accertamento dei flussi precedentemente menzionati, non impedisca però il necessario adeguamento alla normativa europea. E in che modo Direnzo Regulatory Affairs può supportare le aziende? Direnzo fornisce supporto a 360 gradi e a tutti gli attori coinvolti nella filiera, ai titolari EC o ai loro rappresentanti locali o concessionari di vendita che necessitano di ordinare i bollini ottici. Ci interfacciamo per loro conto con l'IPZS e prepariamo le grafiche dei bollini, predisponendo, ove previsto o richiesto, gli appositi annulli e le bozze d'ordine. Gestiamo e seguiamo tutto il percorso fino all'arrivo dei bollini nel sito di produzione.
Ci occupiamo di redigere la documentazione che abilita la nostra utenza a trasmettere i dati di tracciabilità sul portale web del Ministero della Salute dedicato al settore e gestiamo i rapporti con il Ministero della Salute. Ai produttori, depositari e grossisti offriamo la nostra consulenza quando hanno necessità di tracciare alcuni particolari tipi di flussi, dedicati ad esempio alla distruzione dei bollini o al loro furto. Diamo supporto nella compilazione della modulistica messa a disposizione dal Ministero della Salute, che permette loro di nominare, revocare o far subentrare le persone che trasmettono i dati di tracciabilità. Li supportiamo nella gestione di esiti di tracciabilità negativi. Ai nostri colleghi del regolatorio anche attraverso l'invio delle movimentazioni fondamentali per il salvataggio dei prodotti dalla sunset clause. E perché le aziende farmaceutiche dovrebbero rivolgersi a Direnzo Regulatory Affairs per la tracciabilità e per i bollini ottici? In questo settore è importante più che mai che ci sia un'azienda, una persona, una figura che abbia sotto controllo tutta la filiera. A volte capita che le aziende che magari non hanno affidato a noi l'intero processo si rivolgano a noi perché all'interno della filiera a un certo punto, o dal punto di vista dell'ordine, quindi con il PZS, o dal punto di vista di una tracciabilità che magari ha dato un esito scarti e quindi con il Ministero della Salute, ci siano degli errori che ci troviamo a dover risolvere pur non avendo la completa visione di tutto quello che è accaduto. Pertanto sarebbe utile affidare la gestione dell'intero settore ad un'azienda in outsourcing, proprio perché nel caso in cui ci siano delle problematiche l'azienda sa esattamente dove intervenire e in modo tempestivo far fronte alla necessità che si è presentata. E ringraziamo Giordana Mastrosanti e Alessia Del Duca e vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Arrivederci. Grazie.